I soldi sono sempre stati un problema per me e per il 90% delle persone che praticano il nostro meraviglioso sport. Siccome quest'anno ho avuto la fortuna di essere sponsorizzato e di ricevere in dono alcuni prodotti di abbigliamento per moto che userò, ho pensato di utilizzare un format molto in voga fra gli influencer di altri campi, che è quanto costa il mio outfit, e in questo caso di moto. Quindi adesso sigla e dopo vi aggiorno su alcune novità. Prima di iniziare con il video però voglio parlarvi di quello che sta succedendo per il progetto Moto America. Molte persone si sono interessate per sostenere questa ambiziosa avventura. Il problema più grande in realtà, oltre ai soldi, è il tempo. Il team americano, che quando sarà tutto certo vi svelerò, ci aiuta fornendoci la moto e l'alloggio. In soldoni ci hanno detto: pagatevi i biglietti, le gomme, le spese accessorie e venite qui. Rimangono da pagare i biglietti aerei, l'iscrizione all'MAA, le gomme per le 3 gare, la benzina e il vivere lì in America, che non è proprio il paese più economico del mondo. Il tempo è un problema perché è nato tutto molto tardi. Con Gabro giustamente abbiamo deciso dopo i test di Valencia, perché avevamo bisogno di conoscerci, ma ormai era marzo, aprile, maggio e a giugno bisogna partire. Dicevo, il tempo è un problema perché attualmente la priorità assoluta è comprare i biglietti aerei, altrimenti diventa troppo tardi e anche troppo costoso. In più, avere la certezza di avere i biglietti ci darebbe la possibilità di avere tempo anche fino a poco prima della partenza e di concludere come si deve le trattative che abbiamo in atto. Solo i biglietti per 3 persone sono un pezzo da 4.000 euro, perché appunto sono 3. Uno per me, uno per Gabro e uno per una terza persona che verrà ad aiutarci, che dovrebbe essere Nicolas, se riuscirà a fare questo benedetto passaporto, mannaggia a lui. Per questo motivo ho deciso di lasciarvi in descrizione il mio account PayPal qualora voleste aiutarci. E in realtà forse anche qui ho sbagliato il tempo. Non volevo farlo, ma a leggere tutti i vostri commenti sotto il video dove ho spiegato quello che avremmo fatto in America mi ha fatto pensare, e in più c'è stato un episodio che è avvenuto settimana scorsa che mi ha fatto dire facciamolo. Ero a Cremona per un corso backpack, passa a salutarmi una persona fra le tante che passano a salutarmi o a chiedere una foto e mi dice: grande Edo, finalmente ho il piacere di conoscerti, facciamo una foto insieme. E poi mi chiede: ma l'America allora si va? Ed io, come sempre in maniera molto utile e come avete ormai imparato anche a conoscermi dai video, gli ho risposto molto con i piedi per terra e gli ho detto che stavamo lavorando forte, che tutto sta andando più o meno per il verso giusto, ma come diceva Trapattoni, no say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Quindi non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e che quindi ancora non sapevo. Lui mi chiede: oh, hai aperto il PayPal per le donazioni? E io: no, non ancora, perché? E lui mi dice: ma io come faccio ad aiutarti? Dai cazzo, hai quasi 100.000 iscritti fra tutti i social, insieme un po' per uno li mettiamo e li troviamo. In realtà sono rimasto basito da questa cosa, ma non tanto per quello che ha detto, perché me lo avete detto in tanti sotto i commenti, me lo avete scritto in privato, ma la cosa che mi ha lasciato basito è il modo in cui me l'ha detto, la faccia, la carica, l'entusiasmo. Avere un canale YouTube è una cosa un po' particolare. Le persone, tante o poche che siano, si affezionano a quello che fai, ma vedere che l'entusiasmo che c'è online è anche quello che poi accade nella vita reale è una sensazione meravigliosa, e di questo vi ringrazio. Detto questo, come già detto, in descrizione trovate il mio account PayPal, che se vorrete aiutarci sarò veramente grato del vostro aiuto, ed io e Gabro abbiamo già parlato e abbiamo già deciso che ci inventeremo qualcosa di simpatico per ringraziarvi. Ma ora passiamo finalmente al centro del video e partiamo con un prodotto che è l'essenza del racing, ovvero la tuta in pelle. Tra l'altro qui alle mie spalle ci sono più o meno tutte le mie tute e adesso vi faccio vedere da cosa sono partito. Tuta pakistana comprata a 180 euro appunto dai pakistani all'EICMA del 2009 mentre stavano sbaraccando. Ok, questa era per ridere, la qualità era infima e passiamo al sodo.
Come tutte le cose che faccio mi piace sempre distinguermi, odio la standardizzazione ed è per questo che siccome il marchio del quale vi sto per parlare in Italia è poco conosciuto, ho preso contatto con loro e abbiamo deciso di lavorare insieme. Questo marchio è 4SR, che significa 4th Street Racing. E sono un'azienda della Repubblica Ceca e li ho conosciuti perché il mio amico Luigi Montella indossava le loro tute quando faceva il mondiale Supersport e le usa tuttora al CIV. Molto semplice, gli ho dato i miei loghi, gli ho spiegato che volevo una tuta nera, tutta nera, e Vaclav, il proprietario, mi ha risposto: "Hey mate, you're too famous to have a black suit", che in inglese significa "Ehi amico, sei troppo famoso per avere una tuta tutta nera", e così ha deciso di farmi una grafica abbastanza vistosa, come avete visto. Ovviamente questa tuta, anzi tute, ma dopo ci arrivo, è stata fatta per la serie con la Yamaha R6 Race. Quando abbiamo iniziato a lavorare, il progetto con l'Aprilia non c'era ancora. Veniamo alla tuta. Questa è una tuta in pelle di canguro, la prima della mia vita. Vi giuro che solo a toccarla la prima volta ero emozionato, non ne avevo mai avuta una. La pelle è morbidissima al tatto, la tuta è leggerissima e soprattutto è predisposta per l'airbag di Alpinestars. A Misano avete visto il video, ho avuto modo di provarla, ancora nessuna caduta, solo la strusciata sul sedere scaramantica. Esatto, perché io sono uno di quelli, come molti altri piloti miei colleghi, che crede nella scaramanzia della tuta, ovvero non si mette mai la tuta nuova e quindi ci si siede per terra, ci si fa prendere le gambe da un amico, ci si fa tirare in maniera da graffiare la tuta, perché il primo graffio sulla tuta non sia quello di una caduta. In quanto a sicurezza ancora non ci sono caduto, ma ho dei buoni esempi, perché queste tute sono usate da molti piloti al mondiale Superbike che le usano, ci cadono e la tuta fa il suo dovere. Infatti le loro tute sono utilizzate da Karel Anika, che fa il mondiale Endurance, Jakub Schmerz, ex pilota fortissimo della Superbike, James Ellison, ex MotoGP che adesso corre nel BSB, Oliver Koenig, che è un ragazzino promettente che quest'anno fa il rookie in Superbike, Hoppelsberger, che è un pilota tedesco che corre nella Supersport 600, Inigo Iglesias, che è un altro ragazzetto che corre nella Supersport 300, è un avversario del nostro Mirko, e appunto anche il compagno di squadra di Mirko, il nostro Indy Offer, quest'anno veste 4SR. In realtà prima vi ho detto che le tute sono due, ma una non c'è. Sono due tute molto simili, ma una è in canguro e una è in bovino. Il problema è che quella in bovino è stata la prima ed aveva un problema di misura nella parte del cavallo e quindi gliel'ho riconsegnata. Se siete stati attenti, l'ho provata l'ultimo giorno ai test di Valencia con l'Aprilia 660 quando sono stato con Gabro e devo dire che la qualità è ottima. Misure a parte, ma ci sta in quanto è la prima tuta che mi fanno e soprattutto le misure me le sono prese io, quindi l'errore ci sta. Scoperto l'errore, era in produzione quella in canguro, così mentre la producevano gli ho comunicato in tempo quello che bisognava fare e infatti la tuta in canguro è arrivata ed era perfetta. A Misano l'ho messa col pensiero che si ha con tutte le tute nuove, che comunque ci devi pensare, che la tuta si dovrà sciogliere, che magari ti cambierà un pochino la guida, che cavolo, ma se è scomoda come faccio? In realtà sono uscito dalla pit lane e mi sentivo in pigiama. Mai provata questa sensazione. Oh, pigiama non perché sei scoperto, pigiama perché sei comodissimo. Ed è talmente morbida e leggera che me ne sono scordato. Già al cambio delle direzioni delle Rio non ci ho più pensato. Tant'è che alla fine del turno pensavo talmente a tutt'altro che mentre mettevo la moto sui cavalletti è venuto Sergio da me e mi chiede: "Oh Edo, com'è la tuta nuova?" E io dentro me ho pensato: la tuta nuova? Cazzo, la tuta nuova! Andava talmente bene che me ne ero dimenticato. Cosa molto positiva sono le protezioni, che sono molto comode e avvolgenti e sono prodotte da un'azienda italiana che si chiama Bitec. Altra cosa fatta molto bene è l'interno. Ho avuto tute molto belle ma con un interno super trascurato. Come vi ho già detto, predisposizione per l'airbag di Alpinestar, velcro per attaccare il chest protector che viene fornito a corredo con la tuta, nome come i veri professionisti e la targhetta dell'omologazione. Slider sui gomiti posizionati correttamente, sostituibili, e velcro per le saponette standard, così non bisogna impazzire a cercare saponette maschio o femmina. Nota di merito e grande merito alle protezioni sulle ginocchia, perché quando sei rannicchiato in carena e sei tutto chiuso sono molto molto comode. Paraschiena integrato e quindi grande comodità, perché ti scordi del "oh scusa, me lo metti fino in fondo?" Quante volte vi è capitato? C'è molta protezione anche sulle anche, ci sono dei protettori infilati tra il sottotuta e la pelle della tuta nella zona dell'anca, cosa alla quale non ero abituato e che pensavo fosse scomoda, ero molto scettico. In realtà nessun fastidio e hai una protezione in più. Tutte le giunture nella zona del
polso e della caviglia sono fatte in un tessuto morbido per non ostacolare il lavoro dei guanti e degli stivali. A proposito di guanti, 4SR produce anche dei guanti che a breve mi arriveranno e proverò anche quelli, e oltre alle tute e a tutto quello che riguarda il racing, 4SR produce anche abbigliamento per il motorsport da turismo, quindi giacche, pantaloni e abbigliamento in genere. L'abbigliamento è esagerato. Mi hanno mandato le magliette e ho pensato, ammetto, sì, vabbè, le solite magliette del brand. Invece taglio moderno, slim fit, 100% cotone, e alla fine è finita che le metto molto spesso e anche volentieri. Adesso veniamo al prezzo. Le tute costano così: bovino non su misura da 849 euro, bovino su misura da 1280 euro, canguro non su misura da 1300 euro, canguro su misura da 1650 euro. Quindi per lo scopo del video abbiamo che la tuta in bovino costa 1280 euro, la canguro su misura costa 1650, che insieme fanno 2930 euro. Attacchiamoci 150 euro per tuta per le personalizzazioni, quindi 300 euro in totale, perché i prezzi ovviamente sono da A, come tutte le cose personalizzabili, e quindi passiamo a 3230 euro. La collaborazione con loro è nata anche perché si stanno aprendo al mercato italiano e proprio durante quest'anno sarà disponibile il sito in italiano. Attualmente, se volete scrivergli, in descrizione trovate tutti i contatti, parlano benissimo inglese e se dovete scrivergli, scrivetegli con almeno un accenno di inglese, in maniera che si possa capire. Passiamo ora agli stivali. Probabilmente avrete visto il video in cui sono stato in Germania per prendere le misure dei piedi, ma non li avete ancora visti nel dettaglio. Sto parlando degli stivali Daytona dell'azienda Frey Daytona di Eggenfelden in Germania. E se per la tuta puoi in qualche modo prenderti le misure da solo, per le misure dei piedi devi per forza andare da loro. Sono dovuto andare da loro e ho voluto andare da loro per ottenere il miglior risultato possibile da questa cosa. Se con 4SR c'è una collaborazione, con Daytona non c'è nessun tipo di collaborazione, e per questi stivali devo ringraziare Sergio, Steffen e i miei amici tedeschi che mi hanno fatto questo regalo. Gli stivali li ho già provati, fanno paura e ora vi dico perché. Partiamo dal concetto: stivale in pelle di canguro fatto in due parti, l'esterno con la suola e la parte in pelle, l'interno con la scarpetta dedicata in fibra di carbonio e vetroresina. Allora, lo stivale è completamente configurabile, le linee le potete fare come vi pare, di che colore vi pare, mettere la grafica che vi pare. Se si rompono o si graffiano, gliele rispedisci e loro te li sistemano. Vuoi cambiare colore di questa linea da un anno con l'altro? Glieli spedisci e loro te la modificano. È come un gioiello, è per sempre. Lo stivale esterno è leggerissimo, non ha nemmeno una forma propria, in quanto è tutta pelle, tacco rinforzato in fibra di carbonio e protezione extra per il malleolo. Pelle traforata, e anche questa è una bella novità per la sudorazione del piede. E piccolo dettaglio, vi siete mai chiesti per quale motivo, siccome le moto hanno il cambio a sinistra e quindi nello stivale sinistro c'è la protezione per la leva del cambio, quasi tutti gli stivali ce l'hanno anche a destra, ma tu alla fine non schiacci niente qua? Infatti in Daytona hanno pensato di toglierla, quindi sono asimmetrici. Poi la parte interna, ovvero quella che dà verso la moto, è completamente liscia perché non si incastri con le pedane. Zip di chiusura di una qualità sconcertante e velcro di chiusura per coprire. Poi finalmente sono contento di constatare che qualcuno è arrivato a non utilizzare gli slider in titanio per l'esterno dello stivale. Io odio gli slider in titanio, quando tocchi per terra con il piede ti spaventi, danno fastidio, fanno le scintille. E finalmente Daytona, dico finalmente per me perché è una scoperta, però loro lo usano da tempo, lo slider è in gomma. È come se fosse una saponetta. Ovviamente non passi il tempo a strusciare lo stivale, quindi questa cosa le poche volte che tocchi non dà fastidio, e soprattutto nel caso ti venisse la voglia di continuare a strusciare il piede perché lo metti male, perché hai la moto bassa o per tutte le tue ragioni, sotto questa gomma ci sono 3 borchiettine per non arrivare a strusciare le unghie. Poi una cosa che adoro, e ripeto adoro, è la suola, perché è di marmo. Come piace a me, dura, puoi spingere sulle pedane senza sentirti in ciabatte. E poi c'è una grande particolarità che ho notato: hanno il tacco leggermente più corto
del normale. Quando l'ho visto la prima volta ho detto vediamo come si comporterà. Ero molto scettico. A Cremona sull'R6, dopo aver sistemato interassi e posizionamento in sella, ho cominciato ad apprezzare e capire perché lo fanno così. Ti permette di essere più libero, sembra una cavolata, è questione di millimetri, ma c'è un'enorme differenza. In più il tacco non è a spigolo vivo, non è a 90 gradi, ha un invito in diagonale che rende molto più agevoli tutti i vari passaggi di cambio di posizione del piede. Questa è una di quelle cose che finché non la provi non te ne rendi conto. La scarpetta interna invece viene costruita interamente sulla forma del tuo piede. Hai il piede piatto, il collo del piede strano, il piede valgo. Chi più ne ha, più ne metta, te la fanno come vuoi. Il signore che poi mi ha preso le misure mi ha spiegato con molta cura di cercare di indossare gli stivali con la scarpetta già inserita dentro lo stivale per non graffiare e non strappare la pelle nel caso te li mettessi con la scarpetta fuori e poi ti infili dentro lo stivale esterno. Poi mi stavo dimenticando i parastinchi che li applichi sulla scarpetta interna e poi chiudi tutto con la zip e il velcro. Prezzo di questo gioiello 1.200 euro circa, che aggiunti ai 3.230 euro fanno 4.430 euro. Attualmente questo è quanto costa il mio outfit, esclusi i caschi che probabilmente se andremo in America dovrò cambiare. Sembra una cavolata, ma se ti rubano il borsone con dentro le 2 tute e gli stivali hai perso quella cifra che c'è scritta sopra. E soprattutto questi sono oggetti, uno, che non costano poco e due, che non ricompri in 5 minuti perché sono delle cose artigianali fatte su misura che ci vuole del tempo per fare e quindi sarebbe un disastro non solo economico. Inoltre spesso in pista sento discussioni sui prezzi e sulla qualità dei prodotti. Io il consiglio che vi posso dare è: non risparmiate sulla sicurezza. Questo non vuol dire buttare i soldi. Spendere per la propria sicurezza, appunto, non è una spesa, è un investimento, perché se risparmi 300 euro ma poi ti rompi una clavicola o una caviglia, poi non lavori, non guadagni e sicuramente dovrai pagare qualcuno per farti della riabilitazione. E quindi non so alle volte quanto il gioco ne valga la pena. Io con questo ho finito. Io spero che questo video vi sia piaciuto e grazie a questo abbiate potuto vedere alcune cose un po' particolari che non si vedono tanto in giro. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!